alla fine mi sono comprato uno zaino fotografico. In particolare questo è lo Street Slim Backpack della Manfrotto, uno zaino particolarmente comodo perché molto appunto slim, non, diciamo, non prende tanto spazio. Io in generale non amo gli zaini perché trovo che sia più facilmente accessibile la macchina fotografica dalla borsa che non dallo zaino. Ma in questo caso avevo proprio bisogno di uno zaino per partire, da affiancare alla mia valigia, e questo zaino ha la cinghia qua dove potete agganciare la valigia. Cos'altro ha in più? Molte cose molto interessanti. La prima, fotografica, è quella che potete aprire, vedete, e troverete tutti gli spazi, gli scompartimenti per poter inserire la vostra macchina, le lenti, eccetera. Io ci ho messo questo pacchetto, contiene tutta la mia attrezzatura video, diciamo, cioè da vlog, che è la mia Insta360 Go 3, con il pendaglio, con il piccolo treppiedino, eccetera, tutto qua dentro. Poi porterò la macchina fotografica con un obiettivo, batterie di ricambio, una da questa parte, da qualche parte ci deve essere anche, non so se ce l'ho qua, eccola qua, il filtro ND, che è praticamente l'unico filtro che utilizzo. Ma in più questo zaino si può aprire anche da dietro e di qui si ha accesso alla borsa per il computer, e che ha queste due tasche molto interessanti perché qua si possono mettere soldi, il passaporto, eccetera, quindi tenendolo con una certa sicurezza. In più vediamo che ha questi supporti qua dove si potrebbe per esempio infilare un piccolo treppiedi. Ha questo molto interessante, che è il fatto che ci si possa mettere il telefono, quindi non ve lo dovete portare in giro, ma ve lo potete infilare qua e avete quindi accesso rapido al telefono. Vediamo se riesco poi a chiuderlo. L'altra cosa molto interessante è, andiamo a guardare un pochino sopra, guardiamo lateralmente ha due tasche, una da questo lato e una da questo, con degli agganci se dovete metterci dei treppiedi. Per esempio io mi porterò questo piccolo treppiedino che è molto comodo. Questo è il treppiedi in pratica, però con lo sgancio rapido che uso sulla Sony. Aspettate, lo faccio vedere meglio, che è così, ma se io lo devo usare un po' più alto, in realtà lo abbasso il giro. Questo è tutto di metallo, ci aggancio questo lo giro e lo posso alzare più o meno, come vedete, a questa altezza, ed è tiene abbastanza bene. L'ho provato anche con la mia macchina, che è una Sony A7C II con il 2450-2.8, e lo tiene,
testa di sopra. Molto molto comodo, perché poi si può fare piccolissimo. Questo si sgancia e questo lo uso, che la maggior parte delle volte uso solo il treppiedino senza, diciamo, doverlo allungare appoggiandolo da qualche parte, quindi preferisco la testa tenerla fissa qua. Ok, detto questo, da questa parte invece magari potete mettere per esempio la borraccia, eccetera. Sopra, se andiamo a guardare, la prima cosa che vedremo è questo, che è il portacomputer. Ora vi faccio vedere che dentro gli ho infilato il mio 15,6 pollici del Macintosh, un Mac Air 15,6, col mio super mega sistema di mia invenzione per attaccarci un hard disk esterno senza che debba volare in giro. Ma questo si può anche staccare naturalmente, quindi io lo posso sganciare da qua, poi non so se è sganciato anche da sotto. Tenete conto che tutta questa parte qua è rimovibile, quindi tolgo tutto. Naturalmente c'entrerebbe molta più roba, però come non devo portare molta roba, vedete che questo si può staccare. Stacco anche questo per portare il computer, il portacomputer, che può essere sempre utile, e vedete come rimane praticamente solo lo scheletro. Vedete che qua comunque ha delle borsette anche per infilare qualcosa. Ecco, l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto in più, perché lo zaino è veramente bello e si sente proprio di qualità, quello che un po' mi manca è che non ha almeno una di queste tasche con la zip. Questo perché mi interessa togliere tutto? Perché in generale a me interessa soprattutto una configurazione un po', diciamo, particolare, che questo va dietro, questo quindi rimane, lo aggancio perché vedete, se si riesce a vedere, ha questi anellini elastici dove si agganciano le cose, così rimangono oltretutto ben ferme, non si muovono nello zaino. Questo ha l'aggancio sotto, uno e due laterali sopra, quindi se lo riesco a trovare, eccolo qua, questo è uno, metto l'altro, così abbiamo una configurazione un po' più alla Mario Carbone e non, diciamo, perché in realtà per le poche cose che porto io, diciamo fotografiche, non ha molto senso portarsi tutto questo che si divide bene. Questo sono tutti, vedete, si possono spostare, sono modulari, li potete mettere come volete, però alla fine occupa, se uno lo va a usare veramente come zaino, occupano molto spazio, mentre così io praticamente riesco a metterci il computer che mi devo portare, che purtroppo non sarà il mio bellissimo, ma è quello dell'ufficio. Infilarlo, c'è anche sopra
una piccola cosa per chiuderlo anche sopra, vedete? Non si riesce a vedere, l'ho chiuso anche sopra, e così rimane un sacco di spazio, no? Così lo zaino. Rimane un sacco di spazio per mettere cose. Allora uno dice, ma sì, ma poi la macchina fotografica te la devi portare. In generale, siccome poi io, quando questa è una configurazione, mi serve solo per il viaggio e non, cioè per quando mi devo spostare, quando devo andare dall'Italia al Giappone, quando devo cambiare città durante il viaggio, durante le passeggiate interne utilizzerò una borsa, che è una borsa normalissima, che però con una cosa che era uscita da una vecchissima borsa fotografica che avevo della National Geographic, gli ho infilato questo, che mi permette di portarmi tutto. Quindi che cosa succede? Questo finirà nello zaino, nella valigia per ora, all'inizio. Dopodiché io prendo e infilo questo qua, poi abbiamo questo, forse ci saranno sempre altre piccole cosine, eccetera, che comunque entrano. Zac. Ecco che abbiamo una configurazione molto, ma molto più smart per le mie esigenze, che viene infilata poi dentro lo zaino, lasciandomi moltissimo più spazio rispetto, perché questa poi magari va nella parte di sopra, ma può rimanere anche sotto, perché comunque abbiamo, volendo, l'accesso, anzi potrei anche metterlo magari al contrario, così, insomma, il posto si trova, non è quello, occupando molto meno spazio rispetto a quello, perché mi rimangono posti laterali, perché posso infilarci due calzini, qualche cosa, insomma, avere una configurazione un po' più personalizzata per le mie esigenze. Naturalmente vado a rimettere. Detto questo, mi è sembrato un acquisto utile, mi sembra uno zaino ben fatto e di qualità, e ha proprio l'aspetto di qualcosa di bello e robusto, utile, accessibile e non particolarmente ingombrante, proprio perché ho scelto uno zaino che non fosse lo zaino per i mega viaggi, ma uno zaino dove inserire tutte quelle cose che in un viaggio non vuoi spedire diciamo in stiva, perché naturalmente possono rubarti la valigia, possono perderla, eccetera, e hanno un certo valore, e quindi uno meglio portarseli con sé. E questa dovrebbe essere la mia più o meno configurazione, quindi voi capite che in una situazione del genere rimane una quantità di spazio enorme qua dentro ancora da riempire. E poi l'altra cosa interessante è che, appunto, perché io non uso quello, perché poi ho questa stessa configurazione, come la vedete qua, per i giorni diciamo in cui non sono in viaggio. Vediamo se riesco a togliere la braccia al computer, è pesa, le infilo qua dentro. E ho la mia bella borsetta dove entra ancora una marea di roba già pronta.
credo che questa configurazione diciamo sia la più logica per le mie esigenze. Credo che di aver fatto un ottimo acquisto con questo Street Slim Backpack della Manfrotto. Devo dire la verità, questo zaino ce l'avevo, non so, da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo nella mia lista desideri, e ho approfittato del fatto che era in offerta in questi giorni, che c'erano i Prime Day, eccetera. Va bene, spero che sia stato utile questo, chiamiamola review, questo caso d'uso, forse mio, a qualcuno che ha bisogno di uno zaino che possa essere sia uno zaino fotografico, prettamente fotografico, ma che si possa anche trasformare in uno zaino normale alla bisogna.